Ciao a tutti e benvenuti nell'ottavo video del corso che abbiamo preparato per imparare a sviluppare un trading system con la Visual GeForex. In questo video analizziamo una strategia già realizzata, già pronta e messa a disposizione da Dukascopy e che possiamo tutti trovare nella Visual GeForex. Si tratta quindi di un esercizio propedeutico alla programmazione di una nostra strategia che faremo dal prossimo video. Ancora qualche secondo d'attesa e ci vediamo subito dopo la sigla. Eccoci qua, per poter analizzare una strategia sviluppata con la Visual GeForex ovviamente dobbiamo accedere alla piattaforma, per cui apriamo il programma e facciamo il login con le nostre credenziali della community. Facciamo anche l'autenticazione nello Strategy Processor con il login e la password del conto demo, in quanto lo utilizzeremo più tardi per testare la strategia. Perfetto. La strategia che analizziamo, come ho anticipato, è messa a disposizione da Dukascopy e la troviamo all'interno del repository delle strategie, sulla destra del workspace. Clicchiamo sull'ultima icona chiamata Trend e la strategia è la SMA Cross Example. Clicchiamo col tasto destro del mouse sull'icona e selezioniamo Load VFS per aprire la strategia nel workspace. Come dice il nome stesso della strategia, si tratta di un esempio basato sull'impiego dell'incrocio delle medie mobili. Bene, ora zoomiamo un po' indietro e chiudiamo i repository a destra e l'elenco delle variabili a sinistra per vedere meglio la strategia. Vediamo a colpo d'occhio che si tratta di una strategia molto semplice, composta da 10 blocchi, collegati allo start point on tick, per cui l'esecuzione della strategia avverrà ad ogni tick, cioè ad ogni nuova quotazione dello strumento finanziario su cui la lanceremo. Di questi 10 blocchi, 4 sono blocchi IF, 4 sono blocchi SMA, usati per il calcolo della media mobile semplice, e 2 sono blocchi Open at Market, usati per posizionare ordini direttamente a mercato. Per capire come funziona questa strategia, cominciamo dal primo blocco collegato allo start point, e poi seguiamo le linee di collegamento tra un blocco e quello successivo. Il primo blocco, come abbiamo detto, è un blocco if, ovvero un blocco condizionale in cui sono messe a confronto due variabili ed in base al risultato di questo confronto si prosegue seguendo l'uscita con il simbolo maggiore, minore o uguale. Ad esempio, se la prima variabile è maggiore della seconda, si prosegue dall'uscita con il simbolo maggiore. Se la prima è minore della seconda, si prosegue con il simbolo minore e se sono uguali con il simbolo uguale. Lo scopo di questo specifico blocco all'interno della strategia è verificare se sono presenti altre operazioni, intese come ordini a mercato o pendenti, sul conto di trading. Per fare questo viene utilizzata come prima variabile la variabile All Position Position Amount, che trovate anche sulla sinistra nell'elenco delle variabili sotto Position Info, All Positions e Position Amount. Questa è quindi una variabile già esistente nella Visual GeForex e che contiene il dato relativo al numero di ordini, sia pendenti che a mercato, presenti sul conto. Per inserirla nel blocco vi basta infatti cliccarci sopra e trascinarli fino alla posizione della prima variabile del blocco if. La seconda variabile presente nel blocco è il numero 1, per cui osservando che la linea di collegamento al blocco successivo parte dal segno minore, si capisce che l'esecuzione del programma prosegue se e solo se il numero totale di ordini presenti sul conto è minore di 1, il che significa che non devono esserci ordini sul conto di trading per proseguire con l'esecuzione del programma. In caso ci fosse un solo ordine o più ordini, l'esecuzione dovrebbe proseguire dal segno uguale o maggiore, ma non essendoci alcun blocco collegato, l'esecuzione terminerebbe. Bene, a questo punto possiamo proseguire con l'analisi della strategia e vediamo che, nel caso la condizione sul numero di ordini sia soddisfatta, l'esecuzione prosegue con 4 blocchi SMA, usati per il calcolo della media mobile semplice. Infatti SMA significa Simple Moving Average. Mettiamoli tutti affiancati ed espandiamoli per poterli vedere tutti insieme. La prima variabile di input impostata è il tipo instrument, che specifica lo strumento finanziario su cui calcolare la media mobile. La variabile è quella di default, chiamata default instrument,
che, come abbiamo visto negli scorsi video, si trova nell'elenco delle variabili sotto Default Variables. In tutti i 4 blocchi è stata usata la stessa variabile, per cui il calcolo della media è fatto per tutti i 4 blocchi sullo stesso strumento. Se poi clicchiamo sulle 3 lineette presenti sulla variabile in uno dei 4 blocchi, vediamo che lo strumento è il cross euro-dollaro. La seconda variabile è il periodo, ovvero il time frame. In particolare si vede che per tutti i blocchi è stato impostato il time frame a 10 minuti, per cui il calcolo delle medie viene fatto utilizzando come riferimento temporale la candela 10 minuti. La variabile successiva è lo shift, che indica su quale candela, a partire dall'ultima, calcolare la media mobile. In particolare vediamo che sul primo e terzo blocco è impostato 0, per cui il blocco ci restituisce il valore della media mobile relativo alla candela attuale, mentre nel secondo e quarto blocco lo shift è impostato a 1, per cui il calcolo della media è fatto relativamente alle quotazioni della candela precedente all'attuale. L'ultima variabile che ci permette di definire in maniera univoca il valore della media mobile è il time period, ovvero il numero di candele da utilizzare per il calcolo della media. Vediamo che i primi 2 blocchi hanno il valore 10, per cui 10 candele, mentre il terzo e quarto blocco hanno come periodo 30, per cui la media mobile è calcolata su 30 candele da 10 minuti. Passiamo quindi a vedere le variabili di uscita, che devono essere diverse per ogni blocco in quanto contengono i valori che ci serviranno per la verifica dei setup di ingresso al mercato. Queste variabili sono state chiamate SMA Small Current, SMA Small Prev, SMA Big Current e SMA Big Prev. Ovviamente small si riferisce alla media di più breve periodo, mentre big a quella più lenta con periodo 30. Current significa che è calcolata la candela attuale, cioè shift 0, e prev invece che è riferita alla candela precedente. Nella parte setting, infine, vediamo che il valore delle medie mobili è calcolato con il prezzo bid e sul valore di chiusura delle candele. Infatti il prezzo applicato è impostato su close price. Con questi 4 blocchi otteniamo quindi i valori di una media mobile veloce calcolata su 10 candele ed una lenta calcolata su 30 candele sia sulla candela attuale sia su quella precedente. Facendo il confronto tra queste 4 variabili è possibile verificare se c'è appena stato l'incrocio tra la media mobile veloce e quella lenta. Proseguiamo nella strategia e troviamo 3 blocchi if in cui sono inserite le variabili appena calcolate relative alle medie mobili. Questi 3 blocchi servono appunto a verificare se c'è stato l'incrocio delle medie mobili. Il primo blocco confronta i valori delle medie alla candela attuale, infatti vediamo che le variabili sono quelle con la parola current, mentre gli altri 2 blocchi confrontano i valori alla candela precedente e viene eseguito quello di sinistra o quello di destra in base al risultato che si ottiene dal primo blocco if. Se ad esempio si è appena verificato un incrocio dal basso verso l'alto della media mobile a 10 candele rispetto a quella a 30, dal primo blocco if si proseguirà dal simbolo maggiore e quindi verso il blocco if di destra e da quest'ultimo si proseguirà dal simbolo minore, in quanto se c'è stato l'incrocio significa che prima la media veloce era minore di quella lenta. La stessa cosa, ma al contrario, avviene ovviamente se l'incrocio c'è stato dall'alto verso il basso. Infatti in questo caso dal primo blocco if si prosegue dal simbolo minore verso il blocco di sinistra e poi da questo si prosegue seguendo il simbolo maggiore. Se l'incrocio invece non si è verificato, l'esecuzione si interrompe perché chiaramente le condizioni non sono soddisfatte. Eseguiti questi controlli si passa ai blocchi di apertura degli ordini chiamati Open at Market e che vengono usati appunto per posizionare ordini a mercato. Espandiamoli e vediamoli nel dettaglio. Ovviamente la prima cosa da impostare è la tipologia di ordine da aprire, dal menu a tendina in cui possiamo selezionare Buy o Sell, quindi comprare o vendere. Appena sotto la prima variabile di input da impostare è quella relativa allo strumento finanziario su cui operiamo. Chiaramente questa è la stessa variabile utilizzata nei blocchi SMA impostata sul cross euro-dollaro. La variabile successiva è chiamata Default Trade Amount, variabile di tipo double che definisce la dimensione della nostra operazione. Proseguiamo con lo slippage, variabile di tipo intero che definisce lo slippage massimo accettato per la nostra operazione.
Ed infine le variabili default stop loss e default take profit indicano dove posizionare appunto lo stop loss e il take profit rispetto al prezzo di apertura dell'ordine. La posizione del take profit e dello stop loss sono espresse in pip con variabili di tipo intero, in quanto nella sezione setting è indicato pips. Se avessimo scelto price, le due variabili avrebbero indicato esattamente il prezzo a cui posizionare il take profit e lo stop loss, e non la distanza, e le variabili sarebbero state di tipo double. Bene, siamo arrivati alla fine del programma. Riassumendo quindi, questo trading system apre gli ordini quando si verifica l'incrocio delle medie, può aprire un solo ordine alla volta e gli ordini aperti possono essere chiusi solamente per take profit e stop loss. Avendo ben chiara ora la logica di funzionamento della strategia, riprendiamo lo schema generale di un trading system visto nello scorso video e vediamo se può essere applicato anche a questa strategia. Anzitutto nella strategia vista non ci sono né blocchi di inizializzazione né fasi di controllo dei prerequisiti, per cui la prima parte si può saltare completamente per passare direttamente al modulo relativo alla gestione degli ordini aperti. Qui gli unici blocchi validi sono quelli relativi al controllo degli ordini già presenti. Infatti, se ci sono ordini, questi non devono essere gestiti e l'esecuzione termina, altrimenti si prosegue verso il modulo successivo dedicato ai nuovi ordini. All'interno di questo modulo, il blocco dedicato ai calcoli e o l'acquisizione dati è occupato dai 4 blocchi SMA che calcolano i valori delle medie mobili. Da questo si passa alla verifica dei setup per la gestione dei nuovi ordini e al controllo delle condizioni necessarie. Entrambi questi blocchi sono occupati dai 3 blocchi if che confrontano i valori delle medie mobili per verificare se c'è stato o meno l'incrocio. Infine, da questi blocchi si passa o all'uscita dallo schema, se i setup non sono validi, o direttamente al blocco per l'apertura degli ordini, dal momento che non vengono eseguiti i calcoli di parametri come il take profit e lo stop loss per la gestione dei nuovi ordini. Vediamo quindi che lo schema generale visto nello scorso video è valido ed utilizzabile anche per questa strategia, sebbene trattandosi di un trading system molto semplice, lo schema possa essere notevolmente semplificato. Ora che abbiamo capito come funziona la strategia, vi mostro 2 modi con cui possiamo testarla, cioè fare un backtest, ovvero una simulazione storica utilizzando i dati del passato, con lo scopo di analizzarne le performance. Il primo metodo è usando lo Strategy Processor della Visual GeForex, il secondo invece con la GeForex 3. Iniziamo con lo Strategy Processor. Il login l'abbiamo fatto all'inizio, per cui possiamo andare su Compiler e quindi Run. Selezioniamo Historical, dato che vogliamo fare un test nel passato, altrimenti con Real Time faremo una prova in tempo reale del trading system. Come period lasciamo tick, dal momento che lo start point della strategia è on tick. Come range, che indica il periodo storico preso in esame, selezioniamo Last Week, lasciamo $50.000 come capitale e Yes su Chart, in modo da vedere il grafico, ed infine clicchiamo su Set. Qui possiamo settare i parametri liberi della strategia per poter vedere come cambiano le performance al cambiare ad esempio dello strumento finanziario oppure della distanza in pip del take profit o dello stop loss. Lasciamo tutto di default. Comunque, se volete ad esempio provare la strategia con qualche altro strumento finanziario, vi basta andare su Default Instrument e selezionare lo strumento che preferite. Clicchiamo su Run e vediamo che ci si apre una finestra con il grafico del cambio euro-dollaro in cui in tempo reale si creano le nuove candele e si aprono e chiudono le operazioni. Stiamo infatti facendo una simulazione della strategia nel passato. Se guardiamo la Visual GeForex, vediamo che la parte di strategia che viene eseguita si colora di rosso. In questo modo possiamo vedere quando e se i blocchi vengono eseguiti ed eventualmente dove si interrompe l'esecuzione. Questa è una funzionalità davvero utile per capire come funziona la strategia e anche per cercare eventuali errori. Quando la simulazione termina, si apre un report in cui sono riportati i risultati principali del backtest e quindi è importante analizzarlo nel dettaglio per capire se la strategia ha performato bene, secondo le aspettative, oppure se invece è meglio migliorarla. Ora che abbiamo visto come si esegue un backtest con la Visual GeForex, vediamo come si può fare la stessa cosa con la GeForex 3. Per cui dalla piattaforma andiamo sul tab delle strategie e se non lo visualizzate andate su View e Strategia.
Dopodiché dal simbolo della cartella andiamo su Visual JForex, poi su Other Strategies e quindi Trend. Qui troviamo la strategia SMA Cross Example, per cui clicchiamoci sopra e poi su Aperto. Ci troviamo la strategia nell'elenco delle strategie. Clicchiamoci sopra con il pulsante destro del mouse e poi selezioniamo Test. Ci si apre la sezione dedicata ai test storici delle strategie. Mettiamo la spunta sul modo visuale per poter vedere il chart, poi selezioniamo il periodo storico e mettiamo settimana precedente. Lasciamo ticks e processare tutti i tick, in quanto come abbiamo detto la strategia ha come start point on tick, per cui va eseguita ad ogni nuovo tick. Ora clicchiamo su play. Se non l'avete mai fatto date l'ok al disclaimer e si apre la finestra per il settaggio delle variabili libere della strategia analogamente a quanto abbiamo visto con lo strategy processor. Lasciamo tutto così com'è e clicchiamo su eseguire. All'apertura del grafico impostiamo il time frame a 10 minuti e vediamo che inizia la simulazione della strategia nel passato con l'apertura e la chiusura dei vari ordini. Se vogliamo possiamo inserire le due medie mobili a 10 e 30 candele per poterci orientare meglio nell'operatività del trading system. Al termine ci si apre il file HTML del report della simulazione storica. Dopo la prima parte in cui troviamo la valuta di riferimento, il deposito iniziale e finale, il volume scambiato e le commissioni pagate, è presente la sezione con i settaggi delle variabili libere e poi scendendo vediamo tutte le operazioni aperte e chiuse con indicati i profitti e i prezzi e gli orari di apertura e chiusura. In questo modo possiamo capire istante per istante come ha operato la strategia. Il report poi prosegue con dei dati statistici relativi al processo di backtest e all'elenco di tutti gli eventi accaduti relativi al posizionamento, all'apertura e alla chiusura degli ordini. Bene, in questo video abbiamo visto la nostra prima strategia sviluppata con la Visual JForex e abbiamo capito come possiamo fare un backtest del passato per valutare le performance. Ovviamente l'invito ora è quello di provare a riprogrammare la strategia in autonomia, aggiungendo eventualmente qualche variante e provare a rifare il backtest studiando nel dettaglio i report generati dalle piattaforme. Con questo video siamo giunti al termine. Nel prossimo finalmente programmeremo il nostro primo trading system con la Visual JForex, per cui se non volete perdervelo iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per essere avvisati non appena lo pubblicheremo. Io spero che il video vi sia piaciuto e che le informazioni che vi ho dato vi aiutino durante lo sviluppo delle vostre strategie. Se è così, vi chiedo come sempre di cliccare sul like per farcelo sapere. Inoltre, se avete domande, scrivetele nei commenti e risponderò ad ognuno di voi. Con questo abbiamo davvero concluso. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo al prossimo video. A presto!